Bentornati su Bikerella, in questo video vi raccontiamo il nostro viaggio insieme agli amici di 77 Roads, un viaggio epico, straordinario su una strada tracciata dal tempo, una strada battuta da conquistatori, da mercanti, da pastori e da carovane, una strada che attraversa deserti, valica montagne e passa per confini remoti, la leggendaria Via della Seta. In sella alle nostre moto attraverseremo la Grecia, la Turchia, la Georgia, la Russia, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Kirghizistan. 7 paesi, 7 frontiere, alcune veramente difficili, 7 monete diverse, incontri con popoli e culture lontani, bocche infuocate nel ventre della terra, città da fiaba, rimaste ferme nel tempo, più di 9.000 chilometri, alcuni dei quali in strade complicate e a volte sabbiose, tanto sabbiose. Insomma, tanta roba, restate con noi. Ed eccoci, in questo nuovo episodio vi portiamo con noi alla scoperta delle nostre tappe in Georgia e Russia. La nostra avventura riparte da Tbilisi, la vivace capitale della Georgia. Qui ci fermeremo per 2 giorni tra vicoli stretti e profumi speziati. Poi si punta verso nord, si attraversa il confine e si entra in Russia, direzione Vladikavkaz. Montagne, curve e una città che sta di frontiera. Da lì continuiamo il nostro viaggio verso est, attraversando la Cecenia, con i suoi lunghi rettilini, i posti di controllo e le enormi immagini di Kadyrov. Un paesaggio intenso, impossibile da dimenticare. Ed eccoci di nuovo in partenza, ci eravamo lasciati a Kars in Turchia, siamo pronti a macinare di nuovo chilometri sulla Via della Seta. La prossima tappa è Tbilisi, la capitale della Georgia, ma poi ci aspettano anche 2 tappe in Russia, una a Vladikavkaz subito dopo la frontiera e poi invece ad Astrakhan vicino al Mar Caspio. Buongiorno, eccoci in partenza da Kars. Oggi valicheremo una nuova frontiera, attraversiamo la Georgia, quindi lasciamo l'Anatolia e ci buttiamo nel Caucaso, tra strade di montagna, curve e nuovi panorami. Seguiteci! Pizza margherita is forno a legna? No, From Napoli? From Naples? Io voglio la pizza margherita. Pizza margherita. Guarda. Comodissimo. Assegnati con le bandierine. Com'è Massimo? Zuppa tradizionale georgiana. C'è anche un nome che non so. Però è buona, è zuppa di carne, guarda, vedi? Che ci sta dentro? Allora, ci sono legumi, carne a pezzi, paprika sicuramente, pastina. Pastina pure? Non è male, È buona? Buona. Sì, buona. È a 40 gradi questa zuppa calda come? È fantastica, sì, rinfrescante.
Ed eccoci a Tbilisi, capitale della Georgia. Questa è una città molto singolare. Qui praticamente convivono da secoli 3 religioni. Nel centro storico, nello stesso posto, si possono trovare una chiesa ortodossa, una moschea e una sinagoga, che sono a pochi passi l'uno dall'altro. Tra l'altro in quella moschea pregano insieme sunniti e sciiti ed è veramente un fatto, diciamo, singolare e unico. Inoltre un'altra curiosità su questa nazione, sulla Georgia, è che l'alfabeto georgiano è unico al mondo, cioè non deriva né dal russo né ha origini latine, è proprio un alfabeto a sé e infatti è riconosciuto come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Venite con noi, la scopriamo insieme. Vieni, rumore qua. Dici che la bellezza ignora, lei fugge poloca, si ne voluta. Siamo tutti cantanti, tutti poeti, tutti allenatori di calcio. Buongiorno, eccoci in partenza da Tbilisi, la capitale della Georgia. Oggi andremo a Vladikavkaz in Russia. Infatti avremo da affrontare il passaggio della frontiera russa, che non sarà semplice, sarà un po' delicato, però nella strada che faremo per andare là attraverseremo i monti del Caucaso e quindi ci aspetta una bella strada con bellissimi panorami. Dai, ce la godiamo tutta, venite con noi.
Ci lasciamo alle spalle il monumento dell'amicizia dei popoli, mai come in questo momento questo monumento assume un significato di intimo auspicio. La strada riprende a correre, stretta e audace, tra le creste del Caucaso come un filo che lega due mondi. Man mano che saliamo l'asfalto si arrampica con decisione, a tratti i tornanti sono strettissimi, altre volte la strada si apre all'improvviso su vallate immense. Qui, a oltre 2300 metri di altitudine, percorriamo il celebre passo di Jvari, il punto più alto della Georgian Military Highway. La strada che ci porta verso il confine russo è bella e selvaggia allo stesso tempo, alterna tratti morbidi a curve brusche dove la montagna sembra chiudersi su gole profonde che si aprono tra pareti di roccia verticale scolpite e modellate dall'acqua. Nelle orecchie risuona solo il vento, il rombo dei nostri motori e il gorgoglio dei torrenti. L'aria è rarefatta, i pini lasciano il posto a prati d'alta quota, sopra i 2000 metri gli alberi si diradano, dando spazio ad un paesaggio più severo ed austero. Più ci avviciniamo al confine, più i camion cominciano a farsi vedere, in fila. Alcuni aspettano anche giorni per poter attraversare. Qui non è solo una strada, è un valico storico, un ponte tra due mondi. La sensazione di entrare in un mondo dove le regole sono diverse, più complicate, quasi incomprensibili. Insomma, da qui in avanti entriamo nel vivo della nostra avventura e del nostro viaggio sulla Via della Seta. Vito, gli amiconi, C'è questa cosa che tu ti bevi il caffè alla frontiera offerto da un gentile cittadino russo, è veramente il top. I love Russia. I love Russia. Buongiorno, eccoci in partenza da Vladikavkaz, non so se lo dico bene, però sì, la capitale dell'Ossetia del Nord, che fa parte della Federazione Russa, significa città che domina il Caucaso, un nome impegnativo. Ieri abbiamo attraversato la frontiera, è stata una frontiera molto complicata, guardate questo alle mie spalle, è stata una frontiera molto complicata, abbiamo messo 7 ore praticamente. E oggi siamo diretti ad Astrakhan con un'ulteriore difficoltà perché in Russia non funziona il GPS perché sono stati oscurati i satelliti e quindi noi dovremo andare un po' come si faceva tanti anni fa quando non esisteva il GPS, quindi chiedendo, ed è complicata, però dai, anche questa è un'avventura e fa parte del viaggio. Ed eccoci, abbiamo abbandonato le montagne del Caucaso
e ci siamo diretti verso il fiume più lungo d'Europa, il Volga. Qui proprio verso la sua foce, quando praticamente si incontra con il Mar Caspio, siamo ad Astrakhan, una città che non può essere definita né europea né asiatica, ma è una via di mezzo. Parte di questa città si trova sotto il livello del mare, a meno 23 metri. Inoltre questa città è detta anche il triangolo di Buddha, Muhammad e Gesù Cristo, perché qui convivono queste tre religioni da tempo. Dispone di 11 isole collegate tra loro, infatti è detta la Venezia del Mar Caspio. Qui nasce inoltre il caviale, infatti siamo vicino al Mar Caspio che è ricco di sturione ed c'è una grande produzione di caviale in questa città, così come di anguria. Infatti ogni anno si tengono i due festival principali, il Festival dell'Anguria e il Festival del Pesce Essiccato. Quindi cosa stai bevendo, Stefano? È digestivo, dopo cena. Caviale e beluga. Acqua santa. Acqua santa, esatto. Buona comunque. Comunque guardate. In rilievo anche. Facciamo un brindisi. Meglio così. Sì, È no, più no, bello. va mangiato dalla latta, È più buono di brutto, No, ci vuole il cucchiaio. Ho 220. E lui mi ha detto, alla salute. Cin. No, quella faccia lì. Belli.